C'è un luogo nel cuore della laguna di Venezia che da secoli alimenta paure, leggende e silenzi. Un'isola piccola e dimenticata, ma talmente carica di storie oscure da essere stata definita l'inferno in terra, il purgatorio dei dannati o persino l'isola più infestata del mondo. Stiamo parlando di Poveglia, un nome che da molti veneziani è ancora oggi pronunciato a mezza voce. Poveglia è una minuscola isola situata tra Venezia e il Lido. A prima vista sembra solo uno dei tanti lembi di terra abbandonati della laguna, ricoperta da vegetazione fitta e rovine. Ma dietro quell'apparente tranquillità si nascondono secoli di dolore, morte e mistero. Dai tempi della peste nera ai manicomi del Novecento, fino alle leggende moderne sui fantasmi e sulle presenze invisibili che infesterebbero i suoi edifici. Nessuno abita Poveglia da decenni, è chiusa al pubblico, ufficialmente per motivi di sicurezza, ma ufficiosamente per ben altre ragioni. Si racconta che chi vi mette piede venga sopraffatto da un'energia negativa, che le urla dei dannati si sentano ancora nella notte, che le anime dei morti chiedano vendetta. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? È solo leggenda? Folklore? Una montatura da film horror? O davvero su quell'isola è accaduto qualcosa che ha lasciato un'impronta indelebile nel tempo? In questo video cercheremo di ricostruire la vera storia di Poveglia, attraversando le sue epoche più buie, dalle epidemie che sterminarono migliaia di persone alla trasformazione in ospedale psichiatrico, fino al completo abbandono. Scopriremo anche le testimonianze inquietanti, le teorie complottiste e una serie di curiosità incredibili che pochi conoscono. Preparatevi, perché il viaggio che stiamo per fare è tutt'altro che rassicurante. Benvenuti a Poveglia e occhio a non restarci intrappolati. Nel cuore della laguna veneziana, tra il Lido di Venezia e la costa meridionale della città, si trova una piccola isola dalla forma irregolare, Poveglia. In realtà, più che di una singola isola, si tratta di un piccolo arcipelago artificiale composto da vari elementi uniti da ponti e canali. L'isola principale, una seconda isoletta separata da un canale stretto, e una fortificazione ottagonale chiamata Ottagono Poveglia, costruita nel periodo della Serenissima per difendere Venezia via mare. L'intera superficie è di circa 7 ettari, poco più grande di un campo da calcio. La vegetazione è fitta e incontrollata, al punto che molte delle strutture architettoniche, ospedali, dormitori, magazzini e torri, sono oggi parzialmente o completamente inghiottite dalla natura. Ciò che si intravede tra gli alberi è un'architettura decadente in stile austero, tipica degli edifici sanitari dell'Ottocento. La posizione dell'isola ha da sempre rappresentato un vantaggio strategico, vicina alla città, ma facilmente isolabile in caso di emergenza. Ed è proprio questa sua comoda distanza che ha determinato l'uso particolare che le autorità veneziane ne hanno fatto nel corso dei secoli. Un luogo perfetto per contenere ciò che la società non voleva vedere: i malati, i moribondi, i pazzi. Oggi l'accesso a Poveglia è formalmente vietato. Non ci sono traghetti pubblici né visite organizzate. Solo con un'imbarcazione privata e un permesso speciale è possibile avvicinarsi all'isola. Eppure, nonostante l'abbandono, Poveglia continua ad attrarre viaggiatori temerari, amanti del brivido e studiosi dell'occulto, affascinati dalla sua atmosfera spettrale. Un'isola dimenticata, ma che non riesce a smettere di farsi ricordare. La storia di Poveglia affonda le radici molto prima delle epidemie e delle leggende che l'hanno resa famosa. Le prime menzioni ufficiali dell'isola risalgono al 421 d.C., quando alcuni abitanti di Padova e delle città limitrofe, in fuga dalle invasioni barbariche che stavano devastando l'entroterra, si rifugiarono nelle isole della laguna veneziana. Poveglia fu
fu una di queste prime terre di riparo. Nel corso dell'Alto Medioevo, Poveglia si trasformò in una comunità stabile, prospera e discretamente autonoma. La sua posizione la rendeva un punto strategico per il commercio e per la difesa della laguna. Le cronache veneziane parlano di famiglie di pescatori, agricoltori e marinai e persino di un piccolo governo locale dotato di propri statuti. Nel XII secolo la popolazione dell'isola aveva superato i 400 abitanti, con una chiesa, un campanile, orti, vigne e numerosi magazzini per lo stoccaggio del sale e delle merci. Non era una potenza commerciale come Venezia, certo, ma era un nodo importante nella rete lagunare. Ma la pace non durò a lungo. Nel 1379, durante la guerra tra Venezia e Genova, l'isola di Poveglia fu svuotata con la forza dalla Serenissima. Gli abitanti vennero trasferiti altrove, secondo alcune fonti a Giudecca, e l'isola fu trasformata in un avamposto militare. Furono costruite fortificazioni e postazioni d'artiglieria per difendere la bocca di porto del Lido, che rappresentava un punto di accesso cruciale alla laguna. Da quel momento in poi l'isola non tornò più a essere un luogo di vita. Da piccolo centro abitato e agricolo, Poveglia divenne una zona funzionale, di servizio per la città. Una posizione tattica da utilizzare in caso di necessità e da dimenticare quando non più utile. Nei secoli successivi l'isola rimase semi-abbandonata, ma mai completamente dimenticata. Quando Venezia fu colpita da ondate di peste devastanti nel corso del 500 e 600, Poveglia tornò al centro dell'attenzione. La sua posizione, il suo isolamento e la sua inutilità abitativa la resero perfetta per un nuovo ruolo: diventare un lazzaretto, un luogo dove confinare i malati e contenere il contagio. È a partire da quel momento che l'isola inizia lentamente a trasformarsi da punto strategico e agricolo a teatro di sofferenze e morte. Un cambiamento che avrebbe definito per sempre la sua identità. Nel XVI e XVII secolo Venezia era uno dei più grandi centri commerciali del mondo. Le sue navi solcavano il Mediterraneo, l'Adriatico e oltre, portando ricchezze, ma anche malattie. Con il traffico intenso di persone e merci arrivava spesso anche la peste e la città dovette imparare con mezzi duri e brutali a difendersi dal contagio. Fu così che nacquero i lazzaretti, isole dedicate esclusivamente alla quarantena dei sospetti e alla reclusione dei malati. Il primo e più famoso fu il Lazzaretto Vecchio a sud della città, ma non bastava. Quando le epidemie diventavano fuori controllo, servivano altri spazi ed è qui che entra in scena Poveglia. A partire dal 1777, sotto la Repubblica di Venezia e poi con l'arrivo del dominio austriaco, Poveglia fu ufficialmente destinata a stazione di sanità marittima. Qui venivano mandati in quarantena i marinai sospettati di essere infetti, le navi provenienti da zone contaminate e nei casi più gravi i malati terminali, ormai condannati. Durante le grandi epidemie l'isola si trasformava in un enorme ospedale lazzaretto a cielo aperto. Nel 1793 2 navi dirette a Venezia con casi di peste a bordo furono deviate su Poveglia. Da quel momento l'isola fu praticamente sigillata. Nessuno entrava, nessuno usciva, se non i monatti, gli addetti a raccogliere i corpi e qualche medico, spesso anche egli destinato a una morte lenta. Le descrizioni dei cronisti e dei superstiti sono agghiaccianti. Fosse comuni, migliaia di corpi bruciati, lamenti continui di chi sapeva di essere condannato. Le autorità non si facevano troppi scrupoli. I cadaveri venivano gettati in fosse aperte e poi ricoperti di calce viva o dati alle fiamme. Secondo alcune stime, oltre 160.000 persone sarebbero morte o state sepolte a Poveglia nel corso dei secoli. Ma è difficile stabilire una cifra esatta, anche perché le cronache dell'epoca tendevano a minimizzare i numeri per evitare il panico tra la popolazione. Una leggenda popolare, difficile da verificare ma spesso ripetuta, racconta che il suolo stesso dell'isola sia in parte composto dalle ceneri umane dei roghi di peste.
Alcuni pescatori della laguna ancora oggi raccontano di aver tirato su ossa umane con le reti nei pressi dell'isola, al punto che molti evitano di pescare lì per rispetto o per paura. In questo periodo comincia anche la nascita del mito. Il dolore e la disperazione lasciarono un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Nelle notti nebbiose, si diceva, dall'isola provenivano grida disperate, canti funebri e suoni di campane mai suonate. Le anime dei moribondi, morte senza conforto né sepoltura degna, non avrebbero mai lasciato l'isola. Nel folklore veneziano Poveglia divenne sinonimo di condanna, punizione e morte, un luogo dove si veniva mandati a morire, ma soprattutto a scomparire. Nessuna lapide, nessun funerale, solo l'oblio. E anche se l'epoca dei lazzaretti terminò con l'arrivo dell'Ottocento, la reputazione dell'isola non cambiò mai davvero. Ogni volta che il nome Poveglia tornava in circolazione, lo faceva accompagnato da un carico di paura e superstizione. La sua trasformazione in un ospedale psichiatrico decenni dopo non fece che rafforzare quell'aura oscura. Ma prima di arrivarci, è importante capire come l'isola sia passata da lazzaretto a manicomio e perché per molti si tratta solo di un'evoluzione logica di un luogo maledetto fin dalla sua storia più antica. Dopo la fine dell'epoca dei lazzaretti, l'isola di Poveglia rimase per decenni in uno stato di semi-abbandono, ma non era destinata a rimanere vuota per sempre. Nel 1922 le autorità sanitarie del Regno d'Italia decisero di riutilizzare l'isola per una nuova funzione: ospitare una struttura psichiatrica. Gli edifici esistenti, in particolare l'ex lazzaretto e alcuni magazzini militari, vennero trasformati in un ospedale per malati mentali, che operò ufficialmente fino al 1968. Le condizioni all'interno della struttura non erano certo all'avanguardia. Siamo in un'epoca in cui la psichiatria era ancora fortemente repressiva e i pazienti venivano più contenuti che curati. Si trattava spesso di persone emarginate, mandate sull'isola non tanto per guarire, quanto per sparire dalla vista della società. Ma è proprio in questo periodo che iniziano a circolare le storie più inquietanti e leggendarie legate a Poveglia. Secondo i racconti locali e le ricostruzioni più suggestive, all'interno dell'ospedale sarebbero avvenuti esperimenti discutibili, se non addirittura atrocità mediche. Si parla di lobotomie effettuate senza anestesia, di elettroshock forzati e di tecniche invasive che oggi considereremmo disumane, ma che all'epoca venivano applicate con una certa regolarità nei manicomi italiani. La leggenda più famosa è quella del dottore Folle. Si racconta che uno dei medici in servizio a Poveglia fosse ossessionato dalle tecniche psichiatriche più invasive. Avrebbe sperimentato su pazienti non consenzienti e li avrebbe sottoposti a trattamenti crudeli nella torre dell'edificio principale, una struttura ancora oggi visibile, sormontata da un campanile senza campana. Secondo la versione più diffusa del racconto, i pazienti cominciarono a dire di vedere ombre, sentire voci, percepire presenze nei corridoi, ma il medico ignorò tutto, fino a quando lui stesso non iniziò ad avere visioni e allucinazioni. Forse si era convinto che le anime dei morti durante la peste si fossero impossessate dell'isola, o forse stava semplicemente impazzendo. Una notte, in preda al terrore, si sarebbe gettato dal campanile. Alcuni dicono che sia sopravvissuto alla caduta, solo per essere finito ucciso da una nebbia oscura che lo avrebbe soffocato. Altri sostengono che furono proprio i pazienti, stanchi delle torture, a spingerlo nel vuoto. Ovviamente non ci sono documenti ufficiali a confermare questa storia. Nessun referto, nessun nome preciso, ma la leggenda resiste. E chi ha visitato l'isola racconta ancora oggi di rumori metallici provenienti dalla torre, lamenti nella notte e della sensazione fortissima di essere osservati. Dopo la chiusura dell'ospedale nel 1968, ufficialmente per mancanza di fondi e adeguamenti strutturali, Poveglia tornò a essere completamente abbandonata.
Tuttavia, le tracce di quel passato sono ancora lì, nei corridoi infestati dalle erbacce, nei letti arrugginiti rimasti negli edifici, nei flaconi di vetro, nei registri sanitari dimenticati. Tutto è rimasto sospeso nel tempo, come se da un giorno all'altro medici e pazienti fossero semplicemente spariti, lasciando dietro di sé solo silenzio e fantasmi. Ed è proprio con questo scenario da film horror che Poveglia entra nel mito contemporaneo. Per molti l'isola è oggi il punto più oscuro della laguna. Un luogo che è diventato il centro di leggende moderne, avvistamenti paranormali e storie da brivido raccontate da chi ha osato metterci piede. Se fino a questo punto la storia di Poveglia può essere documentata attraverso fonti storiche, cronache ufficiali e atti amministrativi, da qui in avanti entriamo nel regno dell'invisibile, del non verificabile, ma forse proprio per questo del più affascinante. Perché chiunque abbia sentito parlare di Poveglia sa una cosa: è un'isola infestata. I racconti dei pescatori veneziani sono unanimi. Molti di loro evitano di avvicinarsi anche solo per errore. Qualcuno dice di aver visto luci strane tra gli alberi nelle ore notturne, altri raccontano di aver udito voci, pianti, urla, portati dal vento tra i canali della laguna. Alcuni sostengono addirittura che, avvicinandosi, si senta una pressione inspiegabile sul petto, come se l'aria stessa fosse più pesante. Una delle storie più raccontate è quella dei fuochi fatui, che si accenderebbero improvvisamente sull'isola nelle notti d'inverno. Bagliori bluastri, simili a candele tremolanti che danzano nel buio. Per molti si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla decomposizione organica del terreno, che, ricordiamolo, si dice sia mescolato alle ceneri dei roghi di peste, ma nel folklore sono invece interpretati come le anime dei morti che non trovano pace. E non sono solo le testimonianze dei pescatori a parlare. Nel corso degli anni, gruppi di ghost hunters provenienti da tutto il mondo hanno cercato di documentare l'attività paranormale sull'isola. Alcune delle trasmissioni televisive più note del settore, come Ghost Adventures o Scariest Places on Earth, hanno dedicato episodi speciali a Poveglia. I risultati? Luci inspiegabili, sbalzi improvvisi di temperatura, strumenti elettronici impazziti, registrazioni audio contenenti voci indistinte, i cosiddetti EVP, Electronic Voice Phenomena. Chi ha osato entrare negli edifici abbandonati dell'ex ospedale psichiatrico descrive un senso di oppressione costante, come se l'aria fosse intrisa di dolore e follia. Alcuni raccontano di aver visto ombre muoversi tra i corridoi, di porte che si chiudono da sole, di sussurri chiaramente udibili, pur essendo completamente soli. Una testimonianza particolarmente inquietante viene da un videomaker italiano che, in cerca di riprese per un documentario indipendente, racconta di aver perso conoscenza senza apparente motivo all'interno dell'edificio principale. Al risveglio si trovava all'esterno, sulla banchina dell'isola, con una profonda ferita alla spalla. Nessuna spiegazione, nessun ricordo. Alcune delle leggende più radicate parlano di un pozzo nel cortile interno, considerato un punto energetico negativo. Si dice che lì venissero gettati i cadaveri durante le epidemie e che ancora oggi chi si avvicina possa sentire i lamenti provenire da sottoterra. E poi c'è il campanile, quello stesso da cui, secondo la leggenda, il dottore Folle si sarebbe gettato. Anche se la campana fu rimossa molti anni fa, diversi testimoni giurano di aver udito rintocchi nel cuore della notte, un suono metallico che echeggiava tra le rovine e la laguna. Nonostante l'accesso sia vietato, alcuni curiosi youtuber e esploratori urbani, i cosiddetti urban explorer, hanno trovato modi per raggiungere l'isola di nascosto. Molti hanno girato video disponibili online, ma quasi tutti concludono con lo stesso messaggio: non tornerò mai più lì. Alcuni parlano di sogni disturbati dopo la visita, di malesseri fisici inspiegabili o di sensazioni persistenti di essere seguiti.
Va detto che non tutte queste testimonianze sono verificabili. Molte fanno parte del folklore contemporaneo, nate dall'effetto domino di racconti, sensazionalismo mediatico e paure ataviche. Ma anche questo fa parte della leggenda. Poveglia non ha bisogno di prove per fare paura. La sua fama basta a evocare il terrore. In fondo l'isola è da secoli una discarica dell'umano dolore. Peste, isolamento, follia, morte, abbandono. Un crogiolo perfetto per far nascere leggende. E come tutte le leggende, anche quella di Poveglia vive soprattutto nel cuore e nella mente di chi ascolta. Ma anche se ci piace pensare che tutto questo sia solo fantasia, la prossima volta che siete a Venezia, provate a chiedere a un gondoliere di portarvi a Poveglia. Nella maggior parte dei casi vi dirà solo 2 parole. No, grazie. Dopo la chiusura definitiva dell'ospedale psichiatrico nel 1968, l'isola di Poveglia è entrata in un silenzio surreale. Le strutture sono rimaste lì, in gran parte intatte ma lasciate a marcire, come se il tempo si fosse fermato. Nessun progetto di recupero, nessun piano di demolizione, nulla. Nel corso degli anni successivi ci furono sporadici tentativi di riutilizzare l'isola per scopi agricoli o turistici, tutti falliti. Le motivazioni ufficiali facevano riferimento alla difficoltà logistica, alla pericolosità delle strutture e ai costi troppo alti di bonifica. Ma tra la popolazione veneziana la vera ragione sembrava un'altra. Poveglia non vuole essere toccata. L'isola è infatti formalmente proprietà dello Stato italiano, gestita dal demanio pubblico. Negli anni 2000 venne inserita in un elenco di beni alienabili, cioè vendibili a privati. Nel 2014 lo Stato mise l'isola all'asta, con la speranza di attirare investitori intenzionati a trasformarla magari in un resort di lusso, un centro benessere o una struttura culturale. Ma il progetto suscitò fortissime proteste da parte dei cittadini veneziani. Nacque così il comitato Poveglia per Tutti, un movimento di attivisti locali che si oppose alla privatizzazione dell'isola. Il loro obiettivo era chiaro: restituire Poveglia alla collettività in modo etico, sostenibile e rispettoso della sua storia. Il comitato partecipò all'asta pubblica con un'offerta popolare raccolta tramite crowdfunding, ma venne sconfitto da un'offerta privata più alta, che però si ritirò poco dopo. Il risultato? L'isola è rimasta ancora una volta vuota e dimenticata. Oggi l'accesso a Poveglia è ufficialmente vietato. Servono permessi speciali per attraccare e le autorità locali scoraggiano qualsiasi tipo di visita. Le strutture sono considerate instabili, molte pericolanti e l'ambiente stesso è diventato ostile, infestato da rovi, umidità e resti arrugginiti di un passato mai digerito. Nonostante ciò, l'isola continua a esercitare un richiamo fortissimo su curiosi, turisti del macabro, documentaristi e appassionati di luoghi abbandonati. E ogni anno qualcuno tenta di nascosto di raggiungere Poveglia con una barca privata, rischiando sanzioni o incidenti. Un luogo che non può essere toccato, venduto né dimenticato. Un limbo, proprio come quei poveri diavoli che, secondo la leggenda, non hanno mai lasciato l'isola. Ogni luogo infestato ha la sua leggenda, ma Poveglia è qualcosa di più. È diventata un simbolo del dolore che si accumula nel tempo, dei silenzi che diventano più pesanti delle parole e di un'Italia che spesso rimuove piuttosto che ricordare. Ma quanto c'è di vero nelle storie che si raccontano sull'isola? Partiamo dai fatti. È assolutamente vero che Poveglia fu usata come stazione di quarantena e lazzaretto. Le fonti storiche confermano la presenza di strutture sanitarie attive dal XVIII secolo, utilizzate per ospitare malati di peste, colera e altre malattie infettive. È altresì vero che decine di migliaia di persone vi sono morte, anche se le cifre precise variano. Si parla di fino a 160.000 corpi, ma si tratta di stime che mescolano varie epoche. È anche confermata la presenza di un ospedale psichiatrico attivo dal 1922 al 1968.
Tuttavia, la documentazione ufficiale dell'ASL dell'epoca è incompleta o parziale e non ci sono prove concrete degli esperimenti o delle atrocità raccontate dalla tradizione orale. La storia del dottore impazzito che si sarebbe gettato dal campanile è molto probabilmente una leggenda urbana. Nessun atto ufficiale, necrologio o processo medico supporta questa vicenda. Allora, cosa rimane? Rimangono testimonianze orali, racconti tramandati per generazioni, storie raccolte da pescatori, infermieri in pensione o semplici curiosi che hanno sentito dire. E se da un lato questi racconti non possono essere considerati prove, dall'altro costituiscono una memoria collettiva, una verità più emotiva che storica. Perché la verità è che Poveglia fa paura, anche senza fantasmi. Fa paura per quello che rappresenta. Un luogo dove la società ha isolato il dolore. Un punto di scarico per i rifiuti umani del sistema. Un'isola in cui nessuno ha mai vissuto a lungo e da cui pochi sono usciti indenni. La suggestione è inevitabile. Il paesaggio decadente, i ruderi divorati dalla vegetazione, i corridoi bui, il silenzio assoluto. Tutto contribuisce a creare un ambiente perfetto per l'immaginazione. L'orrore non è solo nei fantasmi, ma anche nelle assenze, in ciò che manca, nella sensazione che qualcosa sia andato storto e per sempre. In fondo, l'essenza della leggenda di Poveglia è proprio questa: non sapere dove finisce la realtà e inizia l'invenzione. E forse è proprio questa ambiguità che continua ad affascinare migliaia di persone ogni anno. È il potere dei luoghi maledetti. Ci ricordano che la storia non è fatta solo di date e documenti, ma anche di paure, silenzi e memorie sommerse. E in questo Poveglia è un caso unico. Una delle credenze più diffuse è che gran parte del terreno di Poveglia sia composto dalle ceneri dei cadaveri bruciati durante le epidemie. I resti delle persone morte di peste venivano inceneriti in grandi roghi e la cenere finiva nel terreno, mescolata alla sabbia e alla terra. Secondo alcuni archeologi, il suolo sarebbe talmente saturo di materiale organico che non si potrebbe scavare senza trovare resti umani. Molti pescatori locali si rifiutano di gettare le reti nelle acque intorno a Poveglia, non solo per paura delle leggende, ma anche perché è frequente recuperare ossa umane sul fondo fangoso della laguna. Non è raro che qualche cranio o femore riemerga con la bassa marea, specialmente dopo mareggiate o lavori nei fondali. A pochi metri dall'isola principale si trova una fortificazione chiamata Ottagono Poveglia, costruita nel XVI secolo come parte del sistema difensivo della laguna. Ha una pianta geometrica perfetta ed è oggi completamente ricoperta dalla vegetazione. Alcuni esploratori urbani sostengono che lì si pratichino riti esoterici notturni. All'interno degli edifici abbandonati dell'ex ospedale psichiatrico si possono ancora trovare letti arrugginiti, boccette di vetro, siringhe, flaconi per medicinali e persino registri sanitari. Tutto è stato lasciato sul posto così come se l'isola fosse stata abbandonata in fretta. Questo alimenta l'idea che qualcosa di improvviso o di inspiegabile abbia interrotto le attività. Nel 2014 un imprenditore vinse l'asta per ottenere la concessione di Poveglia. Il suo progetto prevedeva di trasformarla in un hotel di lusso con spa, ma dopo una lunga opposizione popolare e problemi legali, l'idea venne abbandonata. L'isola tornò al demanio, come se avesse rifiutato qualsiasi tentativo di essere trasformata in qualcosa di commerciale. Poveglia è più di un'isola. È uno specchio oscuro in cui si riflettono le paure più profonde dell'animo umano: la malattia, l'isolamento, la follia, la morte e soprattutto l'abbandono. Per secoli è stata usata come contenitore del dolore collettivo, un luogo dove nascondere tutto ciò che la società non voleva affrontare, e proprio per questo oggi la sua reputazione inquietante ha superato i confini della storia ed è diventata leggenda. Ciò che affascina di Poveglia non è solo quello che è accaduto davvero, ma anche ciò che potrebbe essere successo.
È l'assenza di risposte definitive, il confine sfumato tra verità e mito a renderla così potente nell'immaginario collettivo. Ogni testimonianza, ogni racconto, ogni suono notturno nella laguna aggiunge un pezzo al puzzle, senza mai completarlo del tutto. E allora ci si chiede: Poveglia è davvero infestata? Esistono davvero le anime dannate che si dice vi abitino? O è la nostra mente, condizionata da secoli di paura, a creare presenze laddove c'è solo silenzio? Forse la verità non conta davvero. Quello che conta è che nessuno riesce a restare indifferente a Poveglia. Che tu sia uno scettico, un appassionato di storia, un amante del paranormale o un semplice curioso, non puoi ignorare il carico emotivo che quest'isola trasmette. È un luogo sospeso nel tempo, chiuso al mondo ma spalancato all'immaginazione. Un teatro silenzioso in cui si continua a recitare lo stesso dramma da secoli, senza applausi né fine. E forse, proprio per questo, è bene che rimanga così, chiusa, inaccessibile, avvolta nella nebbia. Perché in fondo ci sono luoghi che non vogliono essere visitati e storie che preferiscono non essere raccontate,